Ciao a tutti, ben ritrovati. Eccoci alla quarta gara dell'anno, trofeo Matrix FVSS, sempre sulla pista di Leno. Siamo in 33 piloti, alcuni molto forti e che soprattutto hanno il vantaggio di correre sulla pista di casa, quindi come sempre sarà molto dura. Il mio obiettivo è entrare in finale A e poi vedremo quello che succede. Purtroppo o per fortuna, perché è meglio che in gara, sul finale di sabato, la giornata di prove libere, grippiamo il motore che stavamo usando e che andava particolarmente forte, particolarmente bene, quindi tentiamo un cambio di pistone disperato. Non ci avrei scommesso 2 lire che funzionasse, ma il motore funziona, non è più brillante come prima, come lo era prima, però va discretamente bene, quindi decidiamo di usarlo sia per le qualifiche che per la finale. Come sempre non capisco su che base vengano composte le batterie di qualifica, ma fortunatamente questa volta siamo insieme ai top e questo mi dà una bella carica per fare proprio il meglio possibile. Subito in Q1 c'è la sliding door della mia gara praticamente. Guardate, una macchina probabilmente ha un problema al tornante e taglia completamente la pista. Io transito fortunatamente una frazione di secondo prima e la evito. Vi garantisco che dal vivo a velocità normale me la sono vista addosso, mi sembrava mi fosse passata sopra. Questo è uno dei punti più veloci della pista, se l'avessi colpita avrei raccolto le briciole e sarei tornato a casa perché era impossibile riparare in tempo la macchina. Comunque mi gioco il jolly e faccio una buona qualifica, termino in posizione 6, sfruttando anche i problemi di alcuni piloti davanti, e comunque come tempi siamo sui 3 decimi lontano dai primi, ci sta. Sono contento perché nelle prime gare dell'anno il gap era maggiore e per me l'importante è vedere che ogni volta comunque un pochino ci stiamo avvicinando. In Q2 purtroppo dopo pochi giri sfolla l'unidirezionale e siamo costretti a ritirarci. Non ci voleva, ah sì, perché non ve l'ho detto, ma ci saranno 3 manche, ne verranno tenute buone 2 su 3, anziché come solito 2 su 4. E altra novità, in finale A vanno non i primi 10 ma i primi 8, quindi sarà ancora più duro andare in finale diretta. Quindi adesso mettetevi nei miei panni, la Q3 psicologicamente è difficilissima. Devo spingere alla morte, prendermi tanti rischi perché se voglio provare a prendere la finale A, ma d'altro canto se faccio qualche errore o se ho un altro problema tecnico finisco addirittura in finale D. Mamma, che casino! Penso sia la qualifica più difficile che ho fatto negli ultimi anni perché qua non ci sono vie di mezzo. Qua è tutto o niente, qua è dentro o fuori. Vai! Boom! P7, che sommata alla P6 della qualifica 1 mi porta in posizione 8, quindi finale A diretta presa. Sono veramente contento perché non era per niente facile e adesso godiamoci la finale. La finale sarà da 45 minuti, sarà durissima anche perché fa veramente tanto caldo e stavolta non ho un piano di gara, nel senso il podio a livello di tempi è un miraggio, ma da metà classifica in poi siamo tutti molto vicini ed è un attimo passare da quinto, sesto a decimo, quindi dovrò solo tirare per tutta la gara e poi vedremo come finirà. Nel warm-up rodiamo i 2 set di gomme e il problema è quello che vedete. Come ormai d'abitudine su questa pista con gomma libera, additivata e alta, visto che partiamo 75-68 per fare solo un cambio gomme, la macchina mi si alza e tende a capottare. Meno di altre volte, però accenna a farlo come vedete, e quindi cerco di fare un po' di giri per abbassare un filo le gomme e consentirmi di partire senza l'ansia di flippare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Il mio spunto è ottimo, la macchina davanti bianca ha un'incertezza, non ha senso però rischiare per provare a entrare alla prima curva.
meglio stare un attimo tranquilli e vedere come va la situazione. Qua lui larghissimo, forse lo spazio per incrociare ci sarebbe, ma anche qua troppo rischioso al primo giro, preferisco non prendermi rischi. Ah, che botta! La macchina bianca che partiva in posizione 2 fa un errore, forse si tocca con quella in posizione 3 e come vedete finisce all'interno dell'erba, tenta di rientrare in pista ma è in piena traiettoria mentre arriva la macchina bianca che mi precede che la centra in pieno. Forse è destino, perché se avessi fatto il sorpasso prima magari ci sarei stato io al suo posto. E ricorda quello che successe a me al trofeo Capricorn, la dinamica è identica, solo che fortunatamente io arrivavo molto più lento avendo schivato il gruppone e quindi non ruppi niente. E qua secondo me la macchina in posizione 2 doveva aspettare a rientrare in pista, perché eravamo appena partiti, stava arrivando tutto il gruppone da dietro e rientrare così, capisco la frenesia ma non ci sta. E dopo questo urto la bianca che partiva davanti a me in posizione 7 si è dovuta ritirare, mentre incredibilmente la 2 che ha innescato l'incidente non riporta nessun danno e riparte. Non so, forse è un carro armato perché ha preso una botta allucinante. Il delirio della partenza sembra passato, adesso cerco di prendere il ritmo, vediamo se riesco a stare con il gruppo davanti a me, ma devo guardarmi anche dalla gialla dietro che mi punta. Davanti a me si è formato un gruppo di 3 macchine, se le stanno dando di santa ragione, buono per me perché se si ostacolano fanno il mio gioco. È tosta, è tostissima. Dandosi fastidio davanti mi hanno fatto praticamente rientrare su di loro e mi sono portato dietro anche la macchina bianca che dopo la botta iniziale sta già risalendo come una furia. No, vabbè, ma stiamo correndo nella stessa categoria? Cioè, guardate che motore ha, va 3 volte più del mio in allungo sul dritto. Partiva in posizione 2, va più forte di me, ha più motore di me, lo faccio sfilare, non posso porre resistenza. Eccoli là. E li aspettavo al varco, li ho visti troppo agitati e infatti le 2 bianche in battaglia davanti sono venute in contatto. La bianca in posizione 2 si è infilata, ma poi si urta con una delle altre 2 macchine e viene sparata contro il muretto box e incredibilmente riparte. Cioè questa macchina è indistruttibile, allucinante. Comunque io intanto zitto ne approfitto, guadagno posizioni e mi porto quinto. La macchina bianca che mi segue adesso è quella di Picco, sembra che posso gestirlo, non va così tanto più forte di me, ma guardate come viene mangiato anche lui dalla bianca, il carro armato, la macchina quella col motore nucleare. Va bene, io avrò il motore di Paperino, però anche per lui il confronto è impietoso. Dalle immagini non si vede, ma la botta che ho dato alla macchina bianca prima, quando me la sono trovata davanti, quando è successo il finimondo, mi ha piegato la carrozzeria nella parte anteriore destra e adesso la macchina non è più perfetta come appena partiti.
Devo far ripassare nuovamente il missile, è impressionante. Dall'uscita del curvone in poi sembra che lui innesti il turbo, come se avesse una terza marcia, mentre io sono già praticamente al limitatore, cioè il mio motore è stallato da lì in poi. Guardate quanto vantaggio avevo sul curvone e quanto vengo mangiato completamente. Qua per me è errore suo, ha sbagliato totalmente le misure. Io faccio passare la bianca, il missile e ok. Quindi mi rimetto in traiettoria a fatica perché allargando sono andato sullo sporco e quindi ho una traiettoria di ingresso chicane completamente sbagliata, oltre che una velocità più lenta del solito. E l'altra bianca secondo me voleva provare a infilarsi o pensava di essersi strada anche a lei, ma essendomi rimesso in traiettoria lo spazio non c'era e mi tampona completamente. Fortunatamente io non riporto danni, neanche lui, anche se lui capotta e finisce nel prato. Ok, forse adesso le acque si sono nuovamente calmate un attimo, relativamente perché comunque i ritmi sono altissimi. Ho davanti a me la macchina gialla che partiva in ultima posizione con il numero 10. Vediamo se riesco a recuperarla e passarla, perché dai tempi delle qualifiche dovrei essere leggermente più veloce di lui. Non è facile, è un bell'osso duro lui, riesco ad avvicinarmi nel misto guidato, ma tutto quello che guadagno lo perdo sul curvone di ingresso, non riesco ad essere così vicino per provare un attacco. Oh, pericolo! Per fortuna solo un contatto leggero, probabilmente lui era molto impiccato perché arriva il bloccaggio e io non riesco proprio a evitarlo perché gli ero troppo vicino. Questa macchina è l'altra bianca, quella che mi ha tamponato e mi mangia pure lei. Questa però non dal curvone, ma da metà rettilineo in poi. Lo devo lasciare andare, dai, c'è troppa differenza di motore. No, che sfiga! Il giro prima qua ha bloccato la gialla e ora la bianca che avevo appena lasciato passare. Assurdo. E lui bloccando ha perso la macchina dietro ed è finito largo. Per riprendere e tornare in traiettoria ha ridato gas, ma a quel punto all'interno arrivavo io e mi viene addosso. E la carrozzeria è conciata sempre peggio.
so io. Sfiga. No, sto dicendo che sfiga, cazzo. Ma il doppio di me e mi si gira davanti. Cazzo. In cuffia sento i miei meccanici parlare per il secondo rifornimento, sento 8 e 15 come minuti, noi riforniamo a 4, quindi in teoria saremmo già lunghi. Adesso ascoltate la mia voce in presa diretta. Oh, entro o no? Entro o no? Va, entro o no? E niente, errore letteralmente da dilettanti allo sbaraglio. Ho chiesto per 3 volte durante il giro se dovevo rientrare ai box, ma solo mentre avevo appena passato l'ingresso della corsia box mi dicono entra. Io praticamente ero sicuro che avrei spento rimanendo senza miscela, quindi ho provato alla disperata a buttarmi dentro, ma non c'era più spazio di manovra e mi sono incastrato all'ingresso della pit lane. E vabbè, non bastavano tutti i casini che erano già successi, ci complichiamo anche la vita da soli. Vabbè, a parte questo incidente di percorso, adesso uscito dai box ho ancora davanti a me la gialla, quindi mi rimetto il suo inseguimento e vediamo di tornargli sotto. Allora, usiamo un attimo la testa, non è facile arrivargli vicino, stanno arrivando dei doppiati a cui dare strada, adesso ho dietro il primo a cui devo lasciare spazio. Ecco, questa potrebbe essere una tattica intelligente, cercare nel momento in cui lui allarga per far passare la macchina che arriva dietro di guadagnare tempo e avvicinarmi, e infatti guardate quanto mi sono avvicinato adesso, lui ha perso molto più tempo nel lasciare strada rispetto a me e sono molto vicino. Sta rientrando su di noi la macchina bianca, altra macchina da far passare, e proviamo ad approfittarne ancora. Benissimo, io ho perso pochissimo tempo per farlo sfilare, vediamo quanto ne perderà lui. Lui ne ha perso tanto, infatti adesso sono veramente incollato, ma non così tanto da riuscire a provare un vero attacco senza rischi. E niente, quello che ricucisco nel misto lo perdo sul dritto. Cerco di mettergli pressione staccando molto forte per farmi vedere minaccioso e stando anche ben stretto, cucito ai cordoli per approfittare di un suo eventuale errore. Però lui è super solido, non sta sbagliando una traiettoria.
Buono, buono, sono lì, sono vicinissimo. Mamma mia, quasi contatto qua. Sono uscito fortissimo, adesso sono attaccato, adesso lo provo, adesso ci provo. Non c'è lo spazio. Lui l'ha capito, stringe tanto, provo l'incrocio e rientra in box lui. Forse qua incrociando sarei riuscito a passare, non lo so. Bravo, bellissima sfida, pulita, corretta, con grande rispetto da parte di entrambi. Peccato perché mi sarebbe piaciuto concluderla riuscendo a chiudere il sorpasso. Comunque adesso ho pista libera, do tutto per riuscire ad uscire ai box davanti a lui. Io povero. È il momento del rifornimento, dai, vediamo se riesco a uscire davanti. Lui passa adesso, dovrei riuscire a farcela. Sì, vai, passato. E qua secondo me inoltre ho fatto una cosa molto furba. Non ho forzato l'uscita perché dovevo dare strada al doppiaggio che arrivava, la macchina arancia e bianca. E secondo me avrei perso più tempo ad uscire davanti e poi dargli strada in pista perché avrei dovuto allargare sullo sporco, sporcare le gomme, che facendo così. Siamo comunque davanti alla macchina gialla, l'importante è quello, e ora arrivano dietro altri doppiati a cui dobbiamo lasciare strada. Ho visto che sono un fattore determinante nella nostra lotta, visto che per il resto abbiamo più o meno lo stesso passo e devo cercare di approfittare come ho fatto prima. Ho cambiato gli altri? Il prossimo quanti minuti siamo? Il prossimo? Devo cambiare. No, fai 25 adesso e 20 dopo, non cambia niente. Eccoci al cambio gomme, allora subito il rifornimento per evitare di rimanere a secco e poi via con le gomme, via l'anteriore destra, via la posteriore. Sono in difficoltà, sembra che non si agganci, cazzo, sembra che non si agganci. Ok, sono riusciti, vediamo le sinistre. Sì, queste sono andate. Dai, va bene, poteva andare peggio, va bene, è stato buono il cambio gomme, dai. Ah, errore stupidissimo da parte mia, questa volta è tutta colpa mia. La macchina gialla davanti a me
non so in che posizione fosse, so che era dietro di me, ma non so se eravamo in battaglia o avevo qualche giro di vantaggio. Comunque so che più o meno eravamo lì, ce la giocavamo e gli ho recuperato veramente tanto in un solo giro, gli sono arrivato sotto e quando siamo usciti per rimetterci sul curvone non mi aspettavo di trovarmi così vicino. Per un secondo ho avuto veramente paura di tamponarlo, quindi istintivamente ho allargato la traiettoria di quel poco che mi ha mandato sullo sporco, ma l'errore si divide in due parti perché all'inizio ho sentito di aver perso aderenza, ma anziché mollare il gas ho dato gas per cercare di riportarmi in traiettoria, ma questo mi ha fatto perdere ancora di più il controllo della macchina e sono finito nel prato. E vengo punito giustamente, veramente anche in modo duro, perché i recuperi sono solo in 6, sono 6 persone e finisco proprio nella postazione 7 dove non c'è nessuno a rimettermi in pista la macchina subito, quindi perdo tantissimo tempo, rientro praticamente quando la gialla sta ritransitando, quindi ho perso un giro completo. Non c'è il recupero là. Non ho sbagliato. Non ho sbagliato. Basta, da qui al termine non succede più nulla di eclatante, tiro, spingo senza mai mollare, senza mai respirare, ma la classifica resta congelata con i distacchi che si dilatano. Qua non si poteva respirare, è stata una delle finali a più alta intensità che ho mai fatto, perché a differenza dell'italiano dell'anno scorso dove ho vinto, dove a un certo punto il mio avversario si è ritirato, avevo 2 giri di vantaggio sul secondo, lì gli ultimi 15 minuti ho gestito, praticamente passeggiavo. Qua non potevo perché bastava calare un attimo il ritmo e quelli dietro sarebbero venuti su. Quindi termino in posizione 6, gli stacchi a prima vista sembrano importanti, 8 giri dal primo, 5 giri dal podio, effettivamente non sono pochi, però bisogna considerare anche che non ho avuto una finale pulita, ho perso tempo nell'errore all'entrata della corsia box, ho perso tempo con il mio errore quando ho fatto il fuoripista nell'erba e comunque onestamente il mio motore non era a livello dei top che sono arrivati davanti a noi, che comunque andavano fortissimo, loro sono veramente bravi, complimenti a loro. Quindi sono comunque veramente contento di come è andata, per me è un buon risultato. Quello che mi soddisfa è che abbiamo ridotto un po' il gap rispetto alle gare di inizio anno dai primi, perché questo si nota anche dal best lap, perché a parte i primi 2 ho preso 2 decimi da terzo, quarto e quinto che andavano veramente forte. E poi sono veramente molto soddisfatto di essere andato in finale A diretta perché non era facile e ce la siamo veramente giocati anche in qualifica. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo dopo l'estate con i video delle ultime gare dell'anno. Ciao!